Nel 1965 John Blooming divenne il primo non giapponese a ricevere il sesto dan di karate da Masutazzo Oyama. Blooming fu uno stretto collaboratore di Oyama prima della separazione per motivi politici legati alla gestione del karate Kyokushin. Fondò così la sua scuola, la Kyokushin Budokai. Nonostante tutto rimase un membro rispettato dell'associazione Kyokushin e nel 1989 gli fu conferito il nono dan. Nel 1994, dopo la morte di Oyama, Blooming fu promosso 10° dan da Kenji Kurosaki. Blooming ci ha lasciato nel dicembre 2018. Nel tempo ha rilasciato però controverse interviste che hanno fatto discutere il mondo delle arti marziali, scrivendo le sue dichiarazioni anche in numerosi articoli e in diversi libri. Quello che ascolterete in questo video è la traduzione delle sue dichiarazioni rilasciate nel tempo. Tale traduzione ha come scopo la divulgazione come documento storico della storia del karate di John Blooming. Martial art movies, of course it's fun to watch. You see beautiful techniques, but in passato ho evitato spesso di parlare del famoso business del karate Kyokushin Kaikan. Avevo bisogno di tempo per pensare e decidere se dire qualcosa oppure no. Mi serviva tempo perché volevo essere del tutto onesto nei confronti del mio vecchio amico e insegnante, Mas Oyama. Lui ha fatto molto per me, introducendomi al mondo del karate e dandomi un nuovo scopo nella vita. Questo ha cambiato completamente la mia vita in meglio. Per me Oyama era il padre che non ho mai avuto. Ai vecchi tempi mi ha mostrato tutte le cose di cui un uomo ha bisogno per essere un buon insegnante e mi ha aiutato a superare alcuni momenti difficili. D'altra parte però sono stanco di tutti i falsi racconti che non dicono la verità. Quindi lasciate che vi dica io come stavano le cose. I resoconti pubblicati che descrivono Oyama mentre si prepara per i grandi campionati di karate nel 1947 in realtà sono molto controversi. Gli americani hanno combattuto i giapponesi nella seconda guerra mondiale e l'americano MacArthur è stato il grande capo in Giappone dopo la guerra, a partire dall'agosto 1945 fino alla guerra di Corea. Lui dichiarò subito che non ci sarebbe stato più budo in Giappone, finito con le arti marziali, fino a quando lui non avesse cambiato idea. Ha perfino sequestrato tutte le spade da samurai che era riuscito a trovare nelle case dei giapponesi e le ha fatte buttare in mare nella baia di Tokyo. Oggi quelle spade varrebbero centinaia di milioni di dollari. Ma lui non scherzava e nessuno osava disobbedire alle sue regole. Intorno al 1948 però il judo piano piano ricominciò al vecchio Kodokan di Suebayashi. Il karate era praticato principalmente dallo Shotokan, dove gli incontri di combattimento non furono consentiti fino alla fine degli anni 50. E dal Gojukai e dal Wado-ryu, dove però il contatto era così soft che un labbro spaccato oppure un po' di sangue dal naso avrebbe creato negli ufficiali uno stato di shock. Quindi, mentre potevano esserci alcuni club di pugilato professionistico nei quali i combattimenti si svolgevano con il KO, un campionato di karate a Kyoto fatto su quella base era assolutamente fuori questione in quegli anni. Quando sentite storie sui vecchi tempi del karate, dovete sempre ricordare che i giapponesi sono dei grandi narratori. Se la storia è bella, coinvolgente, non vorranno mai controllare se è vera. Ancora oggi incontro persone che hanno sentito dai loro padri, dai loro nonni, i combattimenti in strada che noi karateka abbiamo fatto da giovane. Ormai non mi stupisce più, ma sono stanco di dire alla gente che gran parte di queste storie sono false. Parlano di eventi impossibili, semplicemente perché se colpivi qualcuno venivi trascinato immediatamente in una stazione di polizia, venivi accusato, venivi mandato in prigione e potevi essere anche cacciato dal paese. Ammetto di aver fatto qualche rissa, ma si trattava sempre di scontri leggeri e sempre con testimoni che potevano dire che non ero stato io ad iniziare. Voglio parlare dei presunti 270 incontri americani di Oyama fatti negli Stati Uniti contro wrestler professionisti. Voglio dire, ma da quando in America gli incontri di wrestling professionistico sono di livello? Tutto quello che Oyama mi ha detto di quei giorni è che gli americani erano completamente pazzi, ma è che il loro wrestling era falso, era finto, era solo spettacolo, era tutto prestabilito e che come combattenti probabilmente non erano un granché.
Mi disse che aveva fatto qualche esibizione, è vero, ma non aveva fatto nessuna sfida, niente combattimenti. Voglio però dire che, secondo me, se avesse mai combattuto contro uno dei wrestler professionisti americani, sicuramente li avrebbe davvero battuti. Insomma, penso che ne avrebbe sconfitti facilmente la maggior parte. Voglio dirvi anche che la storia dei tori combattuti da Oyama non è vera. Anzi, posso dirvi che Oyama non vide mai in vita sua un vero toro. Quindi non è vero, come si dice, che sia stato incornato in un combattimento contro un toro. Questo nemmeno lui non lo raccontò mai. E soprattutto non lo raccontò a me, che raccontava sempre tutto. Kurosaki Kenji era lì e mi raccontò cosa accadde. Andarono la mattina presto in un recinto per bestiame nella prefettura di Tateyama. Degli operai prepararono un vecchio e malnutrito bue per Oyama, colpendolo ripetutamente ad una delle sue corna con un martello. Insomma, alla fine riuscirono in qualche modo ad allentare questo corno. Oyama non uccise questo bue, ma staccò il corno che era già stato allentato. Oyama poi mostrò a me e a Bill Backus il film che lui chiamava La corrida, un filmato in 16 mm, ce lo mostrò nel 1959, ma io dissi a Oyama di non mostrare mai quel film, soprattutto in Europa, perché si vedeva davvero che era falso e tutti probabilmente avrebbero riso di lui. E alla fine anche lui si accorse che il filmato non era venuto bene. Il film sparì e nessuno ha mai visto quel film per intero. Perfino i famosi campionati mondiali di Oyama degli anni 70 erano una farsa. A quel tempo agli stranieri non era permesso vincere. Per impedirlo Oyama fece combattere prima tutti i gaijin, tutti gli stranieri tra loro, e naturalmente fece combattere fra loro i migliori. Poiché tutti volevano vincere, gli infortuni furono veramente terribili. Nel frattempo mise i giapponesi migliori contro i giapponesi di bassa qualità della sua stessa scuola. Ognuno conosceva così il proprio ruolo e naturalmente non dovettero impegnarsi troppo. Quindi ebbero tutte vittorie facili. A volte nelle finali l'arbitro dava la vittoria a un bravo combattente straniero su un combattente giapponese. Oyama si alzava tutto rosso in faccia, poi chiamava l'arbitro al suo tavolo, lo rimproverava e cambiava la sua decisione. Questo andava però contro tutte le regole dello spirito sportivo giapponese. Leggete il libro di Tadashi Nakamura o andate a parlare con lui a New York, ma preparatevi perché probabilmente sarà un racconto sì molto emozionante, ma anche molto triste. Oyama era un uomo forte da giovane, ma io non l'ho mai visto combattere con nessuno, nemmeno nel suo dojo. Quindi i suoi incontri, i suoi innumerevoli incontri e le sue sfide dovevano essere avvenute prima che io lo conoscessi. Ma tuttavia anche Kurosaki Kenji, che lo conosceva da sempre, mi disse che anche lui non l'aveva mai visto combattere ed era con lui fin dall'inizio. E questo risale al lontano 1952, quando entrambi si allenavano ancora al dojo di Yamaguchi Gogen a Tokyo. Quindi è ragionevole pensare che Oyama non abbia mai combattuto una sola volta in vita sua. Ma era un grande insegnante che ha allenato molti buoni combattenti e i suoi libri erano molto popolari. Ho letto il suo primo libro, What is Karate, del 1957, e sono rimasto davvero colpito. Io ho collaborato con lui nella scrittura del suo secondo libro, This is Karate, nel 1965, e ho avuto l'opportunità di esaminare il modo in cui faceva le cose. La cosa che mi ha stupito di più è stato il trucco della scimmia, come lo definiva Oyama, che riguardava usare trucchi negli esercizi di rottura. Non lo sapevo quando ho fatto la mia prima dimostrazione di rottura in Olanda, poiché avevo letto nel libro di Oyama, What is Karate, di qualcuno che aveva infranto ben 25 tegole. Ho pensato di provare, ne ho semplicemente portate alcune che ero riuscito a trovare, ma ho subito pensato che 25 erano veramente tante, perché erano pesanti ed erano molto resistenti. Così ne ho messe solo 8, una sopra l'altra, e ho dato il massimo. Ce l'ho fatta, ma mi sono quasi rotto il polso. Ovviamente mi sono chiesto come fosse possibile romperne 25. L'ho scoperto proprio mentre lavoravo al suo libro, This is Karate. Sono andato alla pila di tegole che avevano preparato per un'esibizione e ho preso la tegola in cima. Sembrava di carta, era così leggera e sul lato inferiore c'era una linea intaccata lungo la lunghezza della tegola. Quindi il centro della tegola era spesso forse 1 millimetro. Non c'è da stupirsi che un piccoletto qualunque potesse attraversarne ben 25.
I mattoni poi non erano diversi, erano cotti apposta e se qualcuno si fosse appoggiato a loro si sarebbero completamente sbriciolati. Anche il legno era molto leggero e per quanto riguarda quel famoso trucco della bottiglia, insomma, prima prepari la bottiglia facendo rotolare una pietra affilata attorno al collo. In questo modo, quando la colpisci, si romperà lungo la linea intagliata. Kurosaki Kenji invece è stato l'unico che mi ha davvero impressionato con i suoi esercizi di rottura. Pensate che usando la testa ha rotto 2 mattoni rossi davanti alla televisione britannica. Il suono sgradevole dello schiocco ha inorridito tutti coloro che guardavano. Anch'io ero un bravo rompitore, ma ho pagato il prezzo dei miei errori. Il che mi porta al trucco per rompere il ghiaccio. Quando rompi i blocchi di ghiaccio bisogna fare molta attenzione, se non lo fai colpirai il bordo del ghiaccio con il polso anziché con il taglio della mano e ti romperai il polso. Questo è successo a me nel 1975 durante una dimostrazione. Loic Hollander aveva organizzato che ognuno di noi rompesse diversi grandi blocchi di ghiaccio. Quello che non ho saputo fino ad anni dopo è che aveva organizzato che degli operai tagliassero alcuni blocchi quasi a metà usando i fili di diamante e poi li ricongelavano in modo che nessuno notasse i tagli. D'altra parte io non lo sapevo, i miei blocchi invece erano solidi, non erano stati manomessi. Comunque Loic ruppe i suoi 3 blocchi facilmente. Io dimenticai la corretta postazione del polso e colpendo mi ruppi subito un osso sotto il polso. Ero così arrabbiato, colpii di nuovo con tutta la mia forza e attraversai il ghiaccio. Rimasi però ingessato per le successive 6 settimane. Nel 1963 aprì il mio club di Budo chiamato Budokai. Kurosaki Kenji arrivò nel 1966, più o meno nello stesso periodo in cui Oyama iniziò a farsi chiamare la mano di Dio. E perfino la stampa giapponese rise di questo soprannome che lui stesso si era dato. Successivamente cambiammo il nome del club in Kyokushin Budokai e nel 1966 alcuni amici e io lo rinominammo International Budokaikan. Oggi ha molti club associati, alcuni veri combattenti. Nel Budokai non insegniamo i kata, ma solo combattimento. Questo perché io non ho mai conosciuto un campione di kata che potesse battere anche solo mia nonna. Per ridurre al minimo gli infortuni forniamo agli studenti un sacco di allenamento e supervisione. Ma poiché il metodo giapponese di mettere le persone in riga non funziona qui in Europa, non facciamo fare a nessuno qualcosa che non voglia fare. Pertanto gli standard sono elevati solo quando lo è il singolo individuo, che può essere molto elevato, poiché le squadre che mandiamo ai tornei full contact di solito vincono sempre. Ad esempio, a Tokyo nel 1993, Chris Dolmen, il nostro unico nono dan, è diventato il primo campione del mondo di combattimento libero. Dal 1994 al 1997, le squadre della Budokai hanno vinto i campionati giapponesi di karate all round a Tokyo e di conseguenza i giapponesi, stanchi di perdere, non ci permisero più di competere a un certo punto. Sfortunatamente non si guadagna molto insegnando il budo in questo modo. Oggi io sono in pensione, ma per guadagnarmi da vivere, quando ero più giovane, ho preso una quota del 15% in un casinò. Il lavoro mi teneva molto impegnato, soprattutto di notte. Ho recitato anche in alcuni film, ma i film pagano poco qui in Olanda, quindi alla fine ho smesso. Tra il carico di lavoro e lo squallore politico all'interno del Kyokushin Kaikan europeo, nel 1971 dissi a Oyama che ero troppo impegnato per guidare l'organizzazione e per dare il lavoro al suo collaboratore Loic Hollander. Oyama era davvero arrabbiato, mi supplicò di rimanere, ma io volevo fermarmi. Alla fine cedette e Hollander ottenne il lavoro al posto mio. Hollander pensò a riempirsi le tasche e uccise definitivamente il Kyokushin Kaikan. Ora penso che cedere la leadership a Hollander sia stata in quel momento la cosa più stupida che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Nel 1976 alcuni amici e io eravamo in Corea per essere decorati per il nostro servizio durante la guerra. Mia moglie e io andammo a Tokyo, dove visitai l'Honbu Dojo del Kyokushinkai. Per la prima volta ero tornato lì dopo molti anni. Sulla porta di fronte c'erano delle guardie. Il posto sembrava diventato un quartier generale della Yakuza più che un dojo, ma questo perché di fatto lo era. Sebbene si facesse chiamare la mano di Dio, tutti gli altri chiamavano invece Oyama Mr. 10%.
Questo era dovuto ai suoi rapporti con vari politici e uomini potenti d'affari, tra cui un certo personaggio chiamato il padrino del Giappone. Nel libro The Young Lion, Nesef Artan racconta come gli studenti di Oyama passassero molte ore al giorno ad andare in giro per Tokyo e imponevano ai negozianti di esporre manifesti del karate nelle loro vetrine e di togliere gli altri. Tali attività sarebbero considerate un vero e proprio racket in Europa e in America, ma in Giappone la politica e la Yakuza sono come una mano in un guanto in una giornata molto fredda. In pratica, uno non può fare a meno dell'altro. Comunque io entrai dalla porta, salii le scale fino all'ufficio di Oyama, ma Oyama non c'era. I vecchi ricordi mi tornarono in mente, mi sentii tutto commosso. Le giovani cinture nere di guardia non mi riconobbero, qualcuno infatti non sapeva proprio chi fossi, nonostante ci fossero le mie foto appese al muro. Un giapponese cercò di fermarmi, gli lanciai uno sguardo freddo e gli dissi in giapponese chi ero e aggiunsi che sarebbe stato meglio per lui che mi avesse lasciato passare. Il povero ragazzo mi riconobbe allora ed ebbe quasi un infarto perché Oyama aveva raccontato ai suoi allievi ogni genere di storie su di me. Quando me ne andai, infatti, alcuni dei ragazzi mi hanno battuto sulla spalla e mi dissero che erano onorati di avermi conosciuto. Ho parlato con Oyama al telefono, più tardi, lo stesso giorno, e poi abbiamo mangiato in un costoso ristorante di Manzo. Quando Oyama è andato a lavarsi le mani, sua moglie mi disse che Oyama voleva che tornassi davvero con il Kyokushinkai-kan. Così quando è tornato abbiamo parlato di questo e gli ho detto che potevo davvero ritornare con lui, ma che prima doveva liberarsi di Loic Hollander, al quale avevo lasciato il posto. Beh, non l'ha fatto e questo chiuse la discussione. L'ultima volta che ho visto Oyama vivo è stato nel 1983. Ero in visita in Corea e un generale coreano mi ha chiesto cosa facessi per lavoro. Quando gliel'ho detto, ha detto che aveva un amico in visita dal Giappone proprio in quei giorni ed era un famoso insegnante di karate di nome Oyama. Fui sorpreso della coincidenza, gli raccontai così la mia storia e il generale ha riso e ha detto «Ora capisco perché il tuo nome mi è familiare. Tu sei Blooming, la bestia di Amsterdam». Poi ha chiamato Oyama e ha organizzato subito un incontro. Il vecchio Oyama era davvero contento di rivedermi, abbiamo fatto insieme una bella chiacchierata. Disse che mi avrebbe mandato un biglietto aereo di prima classe così che potessi tornare a Tokyo anche l'anno dopo. Accettò persino di licenziare finalmente Loic Hollander, ma nel novembre del 1983 ricevetti una lettera dalla Kyokushinkai-kan che diceva che non ero più desiderato. Loic Hollander aveva raccontato a Oyama che io ero un malvivente. Gli disse che avevo rapinato una banca addirittura con una pistola, ma non era vero. Se avessi rapinato banche con una pistola, non sarei stato scelto per servire come guardia del corpo onoraria addirittura il principe olandese Bernardo nel 1986, nel 91 e anche nel 1996. Comunque Oyama credette alla storia di Hollander, come hanno fatto molte altre persone poco prima della sua morte. Oyama scoprì che non avevo fatto poi nessuna rapina e ci rimase molto male per essere stato ingannato. Ecco perché oggi non troverete articoli su Loic Hollander o una sola foto in nessuna delle riviste giapponesi di Budo, perché Oyama lo proibì. Per cercare di sistemare le cose, Oyama mandò persino Maeda Akira, un settimo dan, in Olanda nell'autunno del 1993. Nell'aprile del 1994 avevo in programma di tornare a Tokyo per parlare finalmente con Oyama, quando ricevetti un fax che diceva che il maestro era appena morto. Piansi molto, ero così triste, arrabbiato, frustrato. Nei mesi successivi ebbi diversi incontri con i nuovi leader della Kyokushinkai-kan. Loic Hollander era ancora lì e lui e i suoi compari erano ancora più interessati, molto più ai soldi che al karate. Non erano per niente organizzati e quindi quella fu definitivamente la fine. Adesso voi vorrete giudicare anche me per quello che ho raccontato a proposito di Masoyama. Nell'insegnamento del Buddha è scritto: può uno studente essere arrabbiato con il proprio insegnante? Più devoto è lo studente, più privilegi ha, ma quei privilegi non includono le bugie. A uno sconosciuto potrei sembrare irriconoscente, ma non è così, io non lo sono.
Soyama ha cambiato la mia vita in meglio. Aveva un buon cuore ed era un insegnante eccellente, ma in tutta onestà vorrei che la politica nelle varie organizzazioni di judo, di karate, fosse stata meno presente. Vorrei essere stato un diplomatico migliore perché forse questo avrebbe aiutato. Vorrei che Oyama non fosse morto perché la sua morte per me vuol dire che non posso più parlargli o dirgli l'amore che provavo e che provo ancora per lui, ricordando i nostri vecchi tempi. Vorrei che i giapponesi non fossero così nazionalisti e presuntuosi e che avessero dato per esempio a Don Draeger il merito che meritava come insegnante, allenatore, combattente, scrittore. Ma ciò che mi rende più triste però è dover ammettere che molto di ciò che viene fatto passare per buono in realtà non sono altro che affari, affari da scimmie.